Stazione Celeste allerta planetaria gennaio 2012. Di Mala. Benvenuto 2012. Entreremo nell'anno del dragone acquatico con la luna nuova del 23 gennaio alle 8:30. L'anno del dragone è governato dal segno zodiacale Ariete e dal pianeta Urano. Questo è il pianeta del cambiamento, il che significa che potremo cercare molti cambiamenti su tutti i livelli, tra cui nuove rivoluzioni, che daranno la libertà. Siamo anche in un anno di tipo 5, numero che governa il cambiamento. Quest'anno saremo in grado di fare una rimonta splendida dopo la trasformazione avuta lo scorso anno. L'anno scorso era un anno di tipo 13, 2011 uguale 13. Il numero 13 è il numero della morte e della trasformazione. Cercate la 13 carta dei tarocchi per maggiori informazioni su quel numero. Nell'anno del dragone probabilmente si getterà al vento la prudenza e si cominceranno progetti molto audaci. Ci troveremo con molta energia in eccesso e sarà opportuno non sopravvalutare quello che possiamo fare in questo anno combustibile. Gli affari andranno bene, a differenza di quanto ci viene detto, e il denaro sarà creato o ricevuto facilmente. I cinesi lo considerano un buon anno per sposarsi o per avviare una nuova attività. Il drago porta fortuna e felicità. Nell'anno del drago, le cose buone così come le catastrofi arriveranno a ondate. Questo sarà un anno segnato da un sacco di sorprese e di atti violenti da parte della natura. Il drago acquatico è molto affettuoso ed emotivo. L'acqua è calmante e benefica per questo segno lunare, sapremo come agire saggiamente e cosa ci occorre per progredire. Il drago è veloce e affidabile, ed è in grado di pubblicizzare le sue idee con instancabile dedizione. Nettuno entra nel segno dei pesci, che gli appartiene, proprio il 3 febbraio alle 19:52. Questa è l'energia della dea, che porterà anche un sacco di energia acquatica sulla Terra. Il numero 14-5 ci dice che questo sarà un anno di comunicazione. Il numero 5 ha bisogno di comunicare o di scrivere. Se avete pensato di scrivere un libro, il 2012 sarà un anno positivo per farlo. Ci saranno un sacco di comunicazioni verbali nel mondo. Forse i politici comunicheranno di più tra loro e forse saranno in grado di ottenere dei risultati. Il Sagittario governa il numero 14 e questo porterà a pensare con ideali più alti, che porteranno a vivere stati di coscienza superiore. È difficile prevedere che cosa succederà quest'anno perché ci sono tante realtà in atto al tempo stesso. Tutto dipende dalla realtà, che sceglierete di manifestare. Sarà un anno molto buono per chi sceglie di manifestare una realtà più amorevole e la gente di terza dimensione probabilmente si darà battaglia fino alla fine. Molte persone hanno fatto un sacco di previsioni e alcune si avvereranno mentre altre no, tutto dipende da quale realtà la persona sta guardando quando fa una previsione. Io preferisco vivere nei regni superiori di amore e luce. Abbiamo aspettato molto tempo per entrare nel grande anno 2012. Ci sono state molte sfide e traumi da attraversare per raggiungere questo particolare livello di coscienza. In realtà, la nostra Terra ha iniziato ad allinearsi col centro galattico nel 1998. Il 9 novembre 1998, la Terra per la prima volta ha toccato lo zero magnetico per un breve periodo di tempo. Era il punto di svolta. I cicli Maya si muovono in cicli di 13 anni. Se misurate il tempo trascorso tra il 9 novembre 1998 e il 9 novembre 2011, fanno 13 anni. L'8 novembre 2011 l'asteroide YU-55 è passato molto vicino alla Terra e ha aperto uno Stargate nei cieli. Questo Stargate permette all'energia superiore di riversarsi sulla Terra. Poi il 9 novembre 2011 era un 11 novembre 11. Cioè la fine di un ciclo e l'inizio di un nuovo ciclo. Naturalmente abbiamo tutti celebrato l'11 novembre 2011, perché era una cosa carina da fare e il Sole l'ha manifestato producendo una notevole espulsione sulla sua superficie. Penso che il Sole sia entrato nella cintura fotonica nel 1998, perché ho stampato una foto del Sole fatta dalla sonda SO, che lo ritrae quasi completamente nero durante quel periodo di tempo. La Terra non ha ancora sperimentato l'oscurità, ma credo che si avvicini rapidamente. Nell'ultimo mese ho sentito di molte persone,
che hanno sperimentato la rottura dei loro giocattoli elettronici, me compresa. Il mio computer si è rotto subito dopo il ringraziamento, e continua a non funzionare, ma mio marito è stato davvero gentile a lasciarmi usare il suo computer. Poi si è rotta anche la mia fotocopiatrice assieme all'aspirapolvere e all'alternatore della mia macchina, che è partito 2 volte. L'energia di Mercurio congiunto a Plutone, per declinazione, ha causato per quasi tutto il mese di dicembre la rottura delle automobili e dell'elettronica. Penso anche che la cintura fotonica, che colpisce pure l'elettronica, si trovi adesso nelle vicinanze della Terra. Ricordo che mi fu detto che la prima cosa, che sarebbe accaduta quando la cintura fotonica si fosse avvicinata alla Terra, sarebbero stati i guasti alle cose elettroniche. E sta accadendo. So che nelle vicinanze della Terra, c'è quella che viene definita una super tempesta magnetica. Questa tempesta si muove in senso antiorario. Sta influenzando il nostro campo magnetico e ho appena ricevuto una mail, che dice che ci sono uccelli e pesci morti in massa. Si sta ripetendo ciò che accadde lo scorso anno quando ci fu un grande cambiamento magnetico a dicembre 2010. Ho una grande finestra, che va dal pavimento al soffitto nel mio salotto e nella sala da pranzo, e che si affaccia ad est, o almeno lo faceva in passato. Nel periodo estivo abbiamo sempre dovuto abbassare le tapparelle quando faceva molto caldo per evitare che il sole entrasse. Quest'estate dovevamo abbassare le tapparelle solo a metà, perché il sole entrava con un angolo diverso. Ora il sole entra dalle finestre sul lato sud del salotto e abbiamo dovuto comprare delle tapparelle per queste finestre 2 mesi fa. Il sole non era mai entrato da questa parte prima d'ora. So che la Terra ha subito un cambiamento magnetico. Mi chiedo quante altre persone abbiano notato questo cambiamento. C'è stata una super tempesta su Saturno l'anno scorso che era veramente enorme. La tempesta è iniziata il 22 dicembre 2010 ed è durata diversi mesi. È iniziata proprio mentre la Terra subiva lo spostamento magnetico. La tempesta, che sta arrivando sulla Terra ora, potrebbe essere simile alla tempesta che ha colpito Saturno, il che significa forti venti sulla Terra. Il 24 novembre del 2011 abbiamo avuto un'eclissi solare a 3 gradi nel Sagittario, che ha colpito la California meridionale. Poco dopo l'eclissi c'erano tempeste, a Los Angeles, con venti a 150 km/h. Anche in Inghilterra, Scozia e Irlanda ci sono state tempeste con venti fortissimi. Fate caso alle tempeste in varie parti del mondo quest'anno. L'ultima eclissi è ancora in atto e quindi probabilmente ci saranno altri eventi a Los Angeles, come ad esempio le case e le auto, che sono state incendiate da un piromane tra la notte della vigilia di Capodanno e Capodanno. Quest'anno ci sarà una grande eclissi solare il 20 maggio 2012. Ho intenzione di mettere un video sul mio blog girato da un uomo, che sembra sia un discendente dei Maya. Il video parla di 2 diversi calendari Maya, che si incontrano il 20 maggio 2012, e mostra 2 cerchi nel grano, che rimandano a questo periodo di tempo. È molto interessante, e vi prego di guardarlo. Anche l'astrologia per il 20 maggio 2012 è molto interessante. Questo è il periodo dell'anno in cui il Sole si allinea col Sole centrale Alcione. Stavolta accade con l'eclissi solare. Questo è un segno importante. Potrebbe anche indicare la fine di un ciclo di 25.920 anni. Poi, il 5 e 6 giugno avremo Venere che eclisserà il Sole. Venere rappresenta la dea, in piedi davanti al Sole, che irraggia la sua luce sulla Terra. L'energia della dea adesso comanderà, ed è l'energia delicata dell'amore. I calendari Maya sono impostati secondo il sistema delle Pleiadi e secondo Venere. Forse l'uomo che ha detto che il mondo sarebbe finito il 20 maggio dello scorso anno ha fatto male i calcoli. Non sto dicendo che il mondo finirà, perché non credo che ciò accadrà, anche se un importante ciclo potrebbe finire. Allora avremo un nuovo inizio su una frequenza più alta. È importante rimanere nell'energia del cuore quest'anno. Siamo creatori e abbiamo la possibilità di creare quello che scegliamo di sperimentare. L'anno scorso è stato molto difficile perché un sacco di roba vecchia è tornata a galla per essere trasformata.
Speriamo di aver trasformato abbastanza sporcizia nel nostro subconscio finché possiamo manifestare un grande anno 2012. Non vedo l'ora di vedere come sarà quest'anno e mi aspetto che sia molto interessante ed emozionante. Che altro potrebbe portare un anno di tipo 5? Potrebbe portare 58 navi madre, che si stanno dirigendo verso di noi. Così sia. Il Sole si trovava nel punto più vicino alla Terra ieri, cioè il 4 gennaio 2012. Ha segnato la fine della festività solenne e l'inizio di un nuovo anno. Non è interessante che la cometa chiamata Loveyoi fosse nei nostri cieli durante quel periodo di tempo? Si trova ancora lì ed è una cosa molto bella. Le comete sono dei messaggeri, e questa ci ha portato un bel messaggio. Ci ha anche detto di vivere l'amore e la gioia di quest'anno. Questo suona come un buon modo per iniziare il nuovo anno. Il 24 novembre 2011 abbiamo avuto un'eclissi solare. Ciò segna l'avvio di un periodo di iniziazione per molti lavoratori della luce. Abbiamo deciso di camminare attraverso il mondo sotterraneo per un certo periodo di tempo, ed è stato un viaggio incredibile. Plutone è il dio degli inferi, ed ha portato molte prove nella nostra vita. Il 28 dicembre 2011 il Sole era congiunto a Plutone, il che significa che eravamo quasi alla fine del percorso. Tuttavia, gli eventi sembrano spostarsi dal Sole alla Luna e l'8 gennaio 2012 alle 20:30 c'è stata la Luna piena. Questo evento ha concluso il nostro viaggio attraverso l'oscurità, pertanto possiamo ritornare alla luce. È come se la luce si fosse preparata per nascere durante il solstizio d'inverno, anche se siamo dovuti passare attraverso il tunnel della nascita fino a quando il Sole non si è trovato nel punto più vicino alla Terra. Questo è il motivo per cui certi giorni vengono detti giorni solenni, si fa nascere la luce. Che stanno facendo adesso i pianeti? La prima cosa di cui vorrei parlare è la testa del drago, la coda, ovvero i nodi lunari. Credo che i nodi lunari siano i punti più importanti in un tema astrologico. Dal 3 marzo 2011 il nodo nord si è mosso nel Sagittario. Resterà in quel segno fino alla fine di agosto. Il segno del Sagittario regola il sistema bancario. A cosa hanno pensato le persone per la maggior parte di quest'anno? Alle prove del sistema bancario, e alla perdita di posti di lavoro. Il segno del Sagittario regola anche il diritto, gli avvocati, i giudici e i processi. Recentemente ci sono state diverse cause legali presentate contro le grandi banche. Il governatore del Massachusetts ha intentato una causa contro 5 grandi banche per pignoramenti illegali. Ci sono state anche altre cause legali avviate contro le banche. Sarà interessante vedere i risultati di queste azioni legali. Ho sentito dire per anni che l'economia si bloccherà e sarà terribile. Non ci ho mai creduto, anche se le difficoltà furono enormi quando il mercato azionario crollò nel 2008. Credo ci sarà un cambiamento dal sistema finanziario verso uno basato sull'oro. Penso che questo sia già in atto, dietro le quinte, da anni. Abbiamo bisogno di un nuovo sistema di denaro e credo che potremmo averlo prima di agosto di quest'anno. Solo il tempo lo dirà. Il Sagittario è un segno di fuoco e governa le montagne e le eruzioni vulcaniche. Molti vulcani hanno eruttato di recente. Il Sagittario è anche il segno di una maggiore coscienza e governa il centro galattico. C'è energia ad altissima frequenza in arrivo sulla Terra proveniente dal centro galattico, e continuerà ad esserci per un bel po'. Questa energia ad alta frequenza sta facendo sì che il tempo scorra sempre più veloce fino a che non cesserà di esistere. Il tempo non ci sarà più sulla Terra di frequenza più alta. Poi abbiamo il pianeta Plutone, che sta facendo un viaggio attraverso il segno del Capricorno. Plutone è entrato in Capricorno nel novembre del 2008. Ha iniziato il processo di trasformazione delle imprese. Le prime ad essere colpite sono state le case automobilistiche. Poi altre società hanno iniziato a licenziare dando così inizio alla recessione/depressione. Capricorno comanda anche i governi, gli edifici e le case. Ci sono stati molti lavoratori licenziati nel settore dell'edilizia e, naturalmente, ci sono stati molti pignoramenti di case. Plutone rimarrà nel Capricorno per molto tempo, perciò possiamo aspettarci che altre strutture crollino, o vengano trasformate.
Osservate quante strutture sono state distrutte da terremoti, tempeste, inondazioni, tsunami ed eruzioni vulcaniche. Il tutto continuerà perché sperimenteremo altri disastri naturali. Abbiamo anche visto molti cambiamenti in vari governi di tutto il mondo. Anche questo proseguirà. E adesso veniamo a Urano. Si tratta di un pianeta molto volatile e che porta molti cambiamenti. Sembra fatto apposta per l'anno 2012 che è un anno di tipo 5. Il numero 5 apporta le modifiche. Urano è un pianeta elettrico. Governa vento, tempeste, fulmini, e il nostro sistema di griglia. Urano era nei pesci quando ci fu lo tsunami a Sumatra nel 2004. Quando Urano usciva dal segno d'acqua dei pesci, abbiamo avuto lo tsunami in Giappone. Questo era un esempio della forza di Urano in un segno d'acqua. Urano è passato in Ariete il 10 marzo 2011, poi è tornato nuovamente retrogrado nei pesci, e ora avanza nell'Ariete. Ha un ciclo di 7 anni. Il segno dell'Ariete è governato da Marte, quindi ci sarà un'interazione tra Urano e Marte per altri 6 anni. Questa energia è di tipo molto focoso, rivoluzionario. Alcune rivoluzioni sono iniziate nel gennaio del 2011 e continuano ancora oggi. Non si fermeranno perché l'energia è davvero in forma e la gente continuerà a dimostrare fino a che non otterrà ciò che vuole, ovvero la libertà. Ci sono quelli che dicono che gli esseri oscuri continueranno a controllarci e a portarci via ogni libertà. Hanno già provato a farlo ma non funzionerà, perché gli esseri oscuri sono sul viale del tramonto. L'intervento divino si prenderà a cura di questo aumentando la frequenza della Terra in modo che siano costretti a cambiare oppure a cessare di esistere. Una volta che la cintura fotonica sarà qui, tutto cambierà. Nettuno è la dea femminile. Nettuno si muove nel suo stesso segno dei pesci proprio dal 3 febbraio 2012. Questo ci porta veramente nell'era del femminile, o dell'energia del cuore. Sul lato negativo Nettuno regola gli inganni e le droghe di ogni genere sia legali che illegali, assieme a tutto ciò che fa da contorno a tali attività illegali, come la guerra per il controllo della droga, eccetera. Dal lato positivo Nettuno governa la coscienza cosmica, soprattutto stando nei pesci. Nettuno è la dea venuta dall'acqua, o l'oceano della coscienza cosmica. Giove è il nostro più grande pianeta. Si trova nel segno del Toro in questo momento, che governa il denaro, e resterà in quel segno fino a metà giugno. Ci possono essere alcuni grandi terremoti lungo la costa occidentale quest'anno, speriamo lontano da zone popolate. Il vulcano sottomarino al largo della costa dell'Oregon ha eruttato lo scorso agosto, quando Giove colpiva l'area al largo delle nostre coste. È stato piuttosto interessante osservare un'eruzione sottomarina. Questa primavera Giove sarà in movimento sulla Terra. In seguito ci saranno un sacco di problemi di soldi, che continueranno ad occupare tutti i notiziari. Saturno è il nostro maestro principale ed è stato nel segno della bilancia negli ultimi 2 anni. La bilancia regola le relazioni e infatti ci sono stati molti problemi relazionali da affrontare. Saturno sarà in bilancia fino alla prima parte di ottobre di quest'anno, e poi se ne andrà in Scorpione dove l'energia cambierà. Lo Scorpione è governato da Plutone, il dio degli inferi. Questo è il momento in cui il buio si trasforma in luce. Poi abbiamo Marte, che sta facendo un lungo viaggio attraverso la Vergine, la guaritrice. Marte sta mettendo da parte molta energia per la guarigione. Avete bisogno di un qualche tipo di guarigione? Allora è giunto il momento di ottenerla. È anche un buon momento per lavorare sul corpo. La Vergine è governata da Mercurio, il comunicatore, e da Chirone, il guaritore. Mercurio sta in una posizione difficile ultimamente. È stato colpito da almeno 2 brillamenti solari negli ultimi 2 mesi. Questo avrà effetti inevitabili su quel pianeta, che a sua volta agirà su di noi. Quanto detto interessa a tutti i pianeti tranne i pianeti nani e non voglio parlarne in questo momento. Poi abbiamo la luna nera Lilith. Lo sapevate che abbiamo una seconda luna? Venne vista la prima volta davanti al Sole nel 1631 ed apparve come una palla rosso/arancio. Non la possiamo vedere a meno che non si trovi davanti al Sole o forse la Luna appare come l'immagine su internet,
che mostra due lune nel cielo. Gli astrologi usano la luna nera nelle loro carte da sempre. Si tratta di una luna molto potente e fa scattare un sacco di eventi. Non dimenticate di rimanere nella luce. La nostra luce è necessaria al pianeta quest'anno perché ci saranno tanti cambiamenti. Siamo così fortunati ad essere qui, anche se da anni scalciamo e urliamo dicendo perché ho scelto di venire su questo pianeta. Presto vivremo meraviglie al di là delle nostre più rosee aspettative. Così sia. Biamo tutti. Malagaile.